Vediamo come possiamo descrivere una reazione chimica. Utilizziamo un'equazione chimica per descrivere una reazione. Attenzione, a volte si confondono i termini, reazione, equazione, chimica. La reazione è quello che avviene, la trasformazione. L'equazione chimica è come noi la rappresentiamo, questa trasformazione. Per cui richiede dei simboli, le formule che abbiamo già visto in precedenza, dei numeri. Quindi se io voglio rappresentare la decomposizione dell'acqua, la scrivo in questo modo. Questi numeri che sono davanti alle varie specie chimiche sono i cosiddetti coefficienti stechiometrici. Se leggiamo da sinistra a destra, noi abbiamo prima della freccia, come sapete già, i reagenti e dopo i prodotti. La freccia indica come evolve la reazione chimica, in alcuni casi ci sarà una doppia freccia che indicherà una condizione di equilibrio. Davanti alle formule utilizziamo appunto questi coefficienti, questi numeri. Quando non troviamo nessun numero è come se ci fosse 1, ma ovviamente non viene scritto, viene dato per scontato, sottinteso, e questa equazione ci indica che due molecole d'acqua danno origine a due molecole di idrogeno e una molecola di ossigeno. Una delle regole di base che discende poi dalla legge di conservazione della massa è che il numero totale di atomi di idrogeno e ossigeno, presi a sinistra e a destra della freccia, è lo stesso. Se noi contiamo gli atomi di idrogeno a sinistra, contiamo così: qui ce ne sono 2 nella molecola di acqua, moltiplicato 2 fa 4. A destra nella molecola di idrogeno ci sono 2 atomi, moltiplicato per 2, 4. Ossigeno, il 2 moltiplica tutto. È come se in matematica ci fosse una cosa di questo tipo. Il 2 moltiplica tutto ciò che c'è nella parentesi. Pertanto, a sinistra abbiamo 2 atomi di ossigeno e tra i prodotti abbiamo una molecola di ossigeno che contiene 2 atomi di ossigeno. Per cui questo è uguale a questo, questo è uguale a questo. Questo è il cosiddetto bilanciamento. Quando dovremo bilanciare delle equazioni chimiche, lo faremo seguendo questa regola di base, la conservazione della massa. Ora io ho parlato di molecole, ma un'equazione chimica può anche essere scritta per rappresentare la formazione di un composto ionico. Pertanto, in questo caso, noi non avremo a che fare con delle molecole, ovvero questa è una molecola, questa è una molecola, questo non è una molecola, è un composto ionico. Ma l'equazione ci parla in termini di proporzioni, per cui dovremo espandere il concetto da molecola a mole. I coefficienti stechiometrici ci parleranno in termini di moli, quindi vedremo che questa equazione non la leggeremo come una molecola di HCl con una molecola di NaOH ci dà una molecola di NaCl e una molecola d'acqua, perché questa una molecola non lo è. Diremo che una mole del composto HCl reagisce con una mole del composto NaOH per dare una mole del composto NaCl e una mole del composto acqua. Ma ora concentriamoci su quelli che sono i simboli che noi troviamo sulle equazioni o nelle equazioni. Abbiamo visto il simbolo che rappresenta il composto, ma non finisce qui. Abbiamo i simboli, abbiamo la freccia, abbiamo eventualmente i coefficienti stechiometrici. Ma noi possiamo indicare lo stato fisico di una sostanza, l'ho già detto in precedenza, quando qui avevamo visto S, L e G, perciò avremo a che fare con questi simboli, anzi con queste lettere tra parentesi che indicano lo stato fisico: idrogeno gassoso, solfato ferroso solido, acqua liquida, soluzione di acqua e glucosio, o in generale acqua e zucchero. Ci sono delle altre indicazioni che si possono trovare all'interno di una equazione. Ad esempio, se si vuole sottolineare che in una reazione si forma un precipitato oppure una molecola volatile,
Noi possiamo ad esempio scrivere che in una reazione in cui si libera CO2, ad esempio, viene liberata come gas. Noi possiamo anche scrivere che, non so, adesso ne scrivo uno a caso, ci troviamo di fronte a questo che precipita, si forma un precipitato visibile. Possiamo trovare un'equazione di questo tipo e magari trovare scritto qua un simbolo, delta, che indica riscaldamento, e una doppia freccia che appunto, come ho già detto in precedenza, significa che la reazione è reversibile. Quindi non va solo da sinistra a destra e poi si esauriscono i reagenti e si formano totalmente i prodotti, ma contemporaneamente si formano sia prodotti a partire da reagenti, sia reagenti a partire da prodotti. Queste si chiamano anche reazioni di equilibrio. Inoltre, per sottolineare alcuni aspetti energetici, si trovano spesso delle indicazioni relative all'energia coinvolta nel processo. Spesso vedremo l'entalpia, ma per fare un esempio pratico, se noi abbiamo dei reagenti che danno dei prodotti e libera questa reazione energia, avremo a che fare con una reazione esoergonica, cioè che libera energia, e l'energia verrà indicata come prodotto, perché in effetti viene rilasciata. Se io invece devo far avvenire la reazione aggiungendo una qualche forma di energia, che tipicamente può essere calore, allora avremo questa indicazione dalla parte dei reagenti. Queste reazioni che richiedono energia per svilupparsi sono dette endoergoniche. Provate a fare voi questo. Ok, una molecola di propano che contiene 3 atomi di carbonio e 8 atomi di idrogeno, la scriviamo così. Reagisce con 5 molecole biatomiche di ossigeno. Le molecole biatomiche di ossigeno sono queste. Il fatto che una reagisca con 5, scriveremo i coefficienti stechiometrici in questo modo. Cosa produce? 4 molecole di acqua e 3 molecole di diossido di carbonio, la nostra CO2. Se uno non lo sa, c'è scritto ciascuna delle quali è formata da un atomo di carbonio unito a 2 atomi di ossigeno, e quindi abbiamo tutte le informazioni per scrivere questa equazione. E vediamo un argomento molto importante, il bilanciamento delle equazioni. Quindi noi possiamo sapere, ad esempio, che l'anidride carbonica e l'acqua possono reagire formando ossigeno e zuccheri. Questa, diciamo così, è l'equazione generale della fotosintesi, che noi possiamo scrivere in questo modo: CO2 più H2O mi danno ossigeno e zucchero sotto forma di glucosio, ad esempio. Però nelle piante non è che entra la CO2 e l'acqua, si mescolano e liberano subito zuccheri e ossigeno. C'è tutta una serie di reazioni che portano poi a questo risultato finale. Però adesso noi la prendiamo come un'equazione chimica. Noi sappiamo che funziona in questo modo e quello che possiamo fare è bilanciare. Cosa vuol dire bilanciare? Significa indicare i giusti coefficienti stechiometrici per uguagliare nei reagenti e nei prodotti il numero di atomi di ciascun elemento. Quindi cosa dobbiamo fare in generale quando dobbiamo scrivere un'equazione chimica? Identificare reagenti e prodotti, scrivere le formule di reagenti e prodotti e poi andare a mettere i coefficienti stechiometrici. È quello che si chiama bilanciamento. Attenzione, perché quando bilanciamo noi non possiamo mai modificare le formule per, diciamo, aggiustare i numeri. Non è che mi manca un ossigeno, allora al posto di O2 metto O3. No. In genere i coefficienti che si mettono sono numeri interi e devono avere il valore minimo possibile. Cioè io qui non andrei a mettere 2, 2, 4 e 2, per fare un esempio. Dividerei tutto per 2. Oppure qui non metterei 5 mezzi, farei in modo di avere tutto moltiplicato per 2. Questa è una regola generale, a volte si trovano, soprattutto in chimica organica. Detto questo, che cercheremo di seguire nei limiti del possibile, come possiamo provare a bilanciare l'equazione della fotosintesi? Questa è l'equazione non bilanciata.
Come ce ne accorgiamo che è non bilanciata? Perché io potrei dire, ma mi serve per forza bilanciarla? E se lo fosse? Prima cosa, contiamo gli atomi di un elemento qualunque. Non basta, perché se l'elemento qualunque è già bilanciato, non è detto che tutto sia bilanciato, quindi andiamo avanti finché eventualmente non terminiamo tutti gli elementi. Qui ci sono 3 elementi, carbonio, idrogeno, ossigeno. Iniziamo dal carbonio, che è più facile. Qui ce n'è uno, qui sono 6, e già sappiamo che non è bilanciata. L'avrei visto anche con l'idrogeno, qui sono 2, qui sono 12. E con l'ossigeno? Qui sono 6 più 2, 8, qui sono 3. Allora, in genere si lasciano per ultimi idrogeno e ossigeno. Ok? Quindi quello che facciamo è andare a contare gli atomi di carbonio, che sono 6 a destra, 1 a sinistra, andiamo a mettere un 6 qui davanti. Vi anticipo che torneremo sul bilanciamento, questo è un primo approccio. Ok, il carbonio è a posto, attenzione, in generale potrebbe non bastare un singolo passaggio per bilanciare un atomo, soprattutto nelle equazioni più complesse. Passiamo all'idrogeno. Perché all'idrogeno e non all'ossigeno? Ma perché l'idrogeno è presente qui e qui, solo in 2 composti. L'ossigeno è presente in tutti e 4, quindi prima mi occupo di qualcosa di più semplice. Qui sono 12, e allora metto un 6 qua davanti, 6 per 2 fa 12. E adesso controllo l'ossigeno, perché non posso dire, vabbè, allora a questo punto l'ossigeno è a posto perché tanto ho già messo in ordine gli altri. No, dobbiamo verificare. Ossigeno, qua sono 12, qui sono 6, totale 18. A destra sono 6, e manca qualcosa qui davanti, me ne mancano 12, e allora metto un 6. 6 per 2, 12, più 6, 18. Ho ottenuto l'equazione bilanciata della fotosintesi. Ok, per poter scrivere correttamente le formule e le reazioni chimiche dobbiamo partire da dati sperimentali. Lo stesso Dalton, pur avendo avuto l'intuizione geniale dell'atomo, commise degli errori significativi. Ad esempio, era convinto che atomi dello stesso elemento non potessero legarsi tra loro. Quindi per Dalton l'acqua non era H2O, era HO. Questa visione però venne in contrasto con evidenze sperimentali del chimico francese Gay Lussac, che decise di studiare le reazioni tra gas. Facendolo in un modo diverso, si concentrò sui volumi anziché sulle masse. Lavorando a temperature e pressioni costanti, Gay Lussac scoprì che i volumi dei gas che reagiscono e dei gas che si formano sono sempre in rapporti esprimibili da numeri interi e piccoli. L'esempio tipico è la sintesi del cloruro di idrogeno, HCl o acido cloridrico. Sperimentalmente osserviamo che 1 litro di idrogeno gassoso reagisce esattamente con 1 litro di cloro gassoso per produrre 2 litri di cloruro di idrogeno gassoso. Il rapporto in volumi è 1 a 1 a 2. Nella sintesi dell'acqua invece abbiamo 2 litri di idrogeno che reagiscono con 1 litro di ossigeno per dare 2 litri di vapore acqueo. Qui il rapporto è 2 a 1 a 2. Tutte queste osservazioni hanno portato alla formulazione della legge dei volumi di combinazione, che è questa. Quando i reagenti e i prodotti di una reazione sono allo stato gassoso, a temperatura e pressione costanti, i loro volumi stanno in rapporti espressi da numeri interi e piccoli. Come mai? Ma chi lo sa? Beh, insomma, la spiegazione di questa legge arrivò da Avogadro, che collega il mondo macroscopico dei volumi al mondo microscopico delle particelle, che chiamò molecole. E qui arriviamo proprio al principio di Avogadro. Volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole. Beh, fantastico. Siamo a un punto di svolta.
Significa che i rapporti tra i volumi misurati da Gay-Lussac non sono altro che i rapporti tra le molecole che partecipano alla reazione. Allora, applichiamo il principio per capire la reazione tra idrogeno e cloro che abbiamo visto prima, in cui avevamo il rapporto in volumi di 1:1:2. Grazie ad Avogadro possiamo tradurlo direttamente in un rapporto molecolare. Una molecola di idrogeno reagisce con una molecola di cloro per dare due molecole di cloruro di idrogeno. Poi pensiamoci logicamente, se da una molecola di idrogeno e una di cloro otteniamo due molecole di prodotto, significa che ogni molecola di prodotto deve essere formata da metà molecola di idrogeno e metà molecola di cloro. Ok? Questo prova che le particelle di idrogeno e cloro presenti nel gas non sono singoli atomi, ma molecole divisibili, formate da almeno due atomi. Sono molecole biatomiche. Ecco perché noi possiamo scrivere H2 più Cl2, e questi sono gas, ci danno 2 HCl gas. Se applichiamo quanto visto sul bilanciamento, 2 atomi di idrogeno a sinistra, 2 a destra, 2 atomi di cloro a sinistra, 2 a destra. È evidente che se usiamo lo stesso ragionamento per la sintesi dell'acqua, dove il rapporto in volumi era 2:1:2, questo qui, possiamo dire se da una sola molecola di ossigeno otteniamo due molecole di acqua, significa che la molecola di ossigeno deve essersi divisa in due. Quindi anche l'ossigeno è biatomico. Inoltre, siccome per ogni molecola di ossigeno servono due molecole di idrogeno, il rapporto è 2:1 tra idrogeno e ossigeno, e sappiamo che l'idrogeno è H2, lo abbiamo visto nella reazione per formare l'HCl, allora capiamo che nella molecola di acqua il numero di atomi di idrogeno deve essere doppio rispetto a quello degli atomi di ossigeno. La formula dell'acqua quindi non è HO, è H2O. E quindi la reazione sarà 2H2 più O2 che mi dà 2H2O. Ovviamente sono tutti in forma gassosa o aeriforme, per meglio dire. Queste formule che noi otteniamo sono le cosiddette formule minime o formule empiriche, ok? Che ci dà semplicemente il rapporto di combinazione più semplice tra gli atomi. Il principio di Avogadro ci dice che nell'acqua il rapporto tra atomi di idrogeno e ossigeno è 2:1, ma teoricamente non può escludere che la formula sia, non so, H4O2, che ha lo stesso rapporto, no? Il doppio di idrogeno rispetto all'ossigeno, ok? Quindi noi otteniamo la cosiddetta formula minima, che poi dovrà essere in qualche modo verificata. Geniale il contributo di Avogadro, ma come capita spesso, completamente trascurato all'epoca. Poi è stato riscoperto, ma parecchio tempo dopo. Ok, ci fermiamo qui. Alla prossima, ciao!